Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian, o bentornati. Allora, si dice visto o veduto, perso o perduto, successo o succeduto. Qual è la forma corretta? Esiste una forma corretta o sono entrambe corrette? Lo vedremo in questo episodio. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Vi sarete accorti, studiando l'italiano, avrete notato che certi verbi hanno due forme di participio passato, quindi c'è una compresenza di forme, una sovrabbondanza di forme in italiano per esprimere lo stesso concetto grammaticale. Quindi alcuni verbi hanno una forma di participio passato detta forte e una forma di participio passato detta debole. Allora, questi verbi sono per esempio perdere, quindi è la forma forte in perso, vedere, che è la forma forte in visto, poi abbiamo seppellire, che ha la forma forte in sepolto, e poi succedere, che ha la forma forte del participio passato in successo. La forma debole del participio passato di questi verbi è poi veduto, quindi visto e veduto, poi abbiamo perso e perduto, a sepolto corrisponde seppellito, e la forma debole di successo è succeduto. Teoricamente queste forme sono intercambiabili, ma in realtà c'è una differenza di utilizzo se decidiamo di utilizzare la forma forte o la forma debole del participio passato. Vediamo intanto il verbo vedere. Il verbo vedere, che come dicevamo ha il participio passato forte in visto e il participio passato debole in veduto, abbiamo che visto è la forma più corrente, la forma più comunemente usata nel linguaggio di tutti i giorni. Quindi quando diciamo per esempio ho visto un bel film ieri sera, oppure abbiamo visto i nostri amici sabato scorso, ok? Quando poi vediamo questo grafico, vediamo un po' il grafico insieme qui, che è preso dal corpus italiano di Google Books, e che ci fa vedere proprio l'uso di questi due verbi nell'arco di un tempo che parte dal 1500, selezionato dal 1500 fino al 2019, come vedete qui, e vediamo proprio che c'era una compresenza, c'è ancora la compresenza di queste due forme di participio passato, ma come potete notare, visto è la forma assolutamente prevalente, vedete, rispetto a veduto, che è qui in basso, ok, rispetto al grafico. Però c'era un periodo nel 1500, come vedete qui, in cui la compresenza era molto, come dire, stabile. Come vedete, l'uso era stabile di entrambi. Poi l'uso di veduto, come dire, è rimasto più prevalente nel 1600, nel 1700 rispetto a quello di visto, che non era invece molto utilizzato. E poi visto, a partire da circa il 1850, ha preso poi più popolarità, e come vedete oramai è la forma che è più comunemente utilizzata rispetto a veduto. E veduto ancora non è una forma scorretta, quindi si può utilizzare, però non è la forma semplicemente più comunemente usata nel linguaggio di tutti i giorni, è una forma più arcaica, una forma più utilizzata anche nella letteratura, una forma più elegante, ecco, ed è rimasta nel linguaggio di tutti i giorni. Quando diciamo per esempio a ragion veduta, ecco, si utilizza in questa espressione a ragion veduta, che significa dopo aver considerato attentamente tutti gli aspetti della questione, oppure dopo aver analizzato i pro e i contro. Quindi in realtà
ecco, si usa veramente in pochissimi contesti e specialmente in questo tipo di espressione di frase fatta, ok? Poi muovendoci su perdere adesso, perdere che anche lui ha due participi passati, ha la forma forte in perso e la forma debole in perduto. Perso è la forma più comunemente utilizzata nel linguaggio di tutti i giorni. Per esempio, ho perso il portafoglio, ho perso le chiavi, ok? Quando poi vediamo nel grafico, anche qui, le differenze di utilizzo tra il livello di popolarità tra perso e perduto, come vedete, non è perduto, non è così poco utilizzato come veduto, quindi è più utilizzato rispetto a veduto, però rispetto a perso è molto meno utilizzato nel linguaggio di tutti i giorni. Era però più prevalente, guardate, era più prevalente fino in realtà, si sono incrociati proprio nel 2002, ecco, che erano stabili entrambi, esattamente uguali, ecco, a livello di utilizzo, e poi perso ha preso molta più popolarità nel ventennio, appunto, dal 2000 al 2020, ecco, 2021, comunque adesso ha preso molta più popolarità. Però perduto si sente ancora molto utilizzare ed è specialmente è un registro più sostenuto, un registro più formale ed è prevalente ancora in opere letterarie perché è più elegante, una forma più appunto elegante, e lo trovate per esempio anche nella descrizione in titoli letterari del tipo Alla ricerca del tempo perduto oppure Il paradiso perduto, quindi non diciamo il paradiso perso, ok? Quindi viene tradotto in questa maniera, con perduto, è più elegante. E poi perduto rispetto a perso viene utilizzato spesso molto di più come aggettivo e in questo caso denota, se diciamo per esempio un uomo perduto, è un uomo che ha perso la bussola a livello morale, ok? Quindi un uomo perduto, un uomo quasi dannato, un uomo appunto corrotto, anche si può dire. Ecco, si dice anche un'anima perduta, quindi c'è questo senso di perdizione morale quando si utilizza perduto, quindi attenzione. Quindi se ci perdiamo, siamo per strada e stiamo visitando una città che non conosciamo e ci perdiamo, allora diciamo io direi appunto sono persa, ma se dico sono perduta, intendo che quasi non c'è più niente da fare per me, sono perduta a livello morale, quindi capite, è proprio un significato diverso, ok? E poi abbiamo anche l'espressione a fondo perduto. A fondo perduto, per esempio, si dice di una somma di denaro che non è ripagabile, che quindi non dobbiamo restituire, che non è necessario restituire. E poi si utilizza ancora il perduto nell'espressione recuperare le forze perdute, quando si intende di riprendersi, insomma, a livello di salute. E poi abbiamo anche l'espressione niente è perduto, quindi in questo caso si intende che c'è ancora speranza, ok? Quindi questi gli utilizzi di perduto rispetto a quando non utilizzeremmo perso nello stesso contesto. Quindi entrambe le forme perso e perduto sono corrette, anche loro si possono utilizzare, però perso è semplicemente la forma più comune al giorno d'oggi, ok? E poi ci muoviamo sul seppellire, sul verbo seppellire, vediamo anche qui dal grafico che abbiamo due forme, dicevamo la forma forte del participio passato è sepolto e la forma debole seppellito, e qui vediamo che l'andamento in realtà dal grafico è abbastanza stabile di entrambe le forme e sono, anche se sepolto è la forma più comunemente usata, seppellito è comunque piuttosto stabile, anzi sembra quasi, qua negli ultimi anni, vedete, sembra quasi in salita, in leggera salita, però ecco entrambi quindi sono appunto stabili come utilizzo. E poi abbiamo il verbo succedere, che anche lui ha due forme di participio passato, la forma forte in successo e la forma debole in succeduto, ma qui a livello di utilizzazione sono entrambe utilizzate. Il fatto è che a seconda di quale scegliamo di queste forme ha un significato diverso, quindi se diciamo successo, se utilizziamo la forma forte
del participio passato, in questo caso si intende a sinonimo di accaduto. Quindi cosa è successo vuol dire cosa è accaduto. Se invece utilizziamo la forma debole del participio passato in succeduto, allora in questo caso si intende subentrare in una carica. Quindi per esempio Enrico VIII è succeduto a Enrico VII, quindi si intende che è subentrato in carica a Enrico VII, ok? Quindi la differenza qui non sta nella frequenza di utilizzo di un participio passato piuttosto che l'altro, è proprio nella differenza di significato. Quindi bisogna sapere quando utilizzare successo a seconda, appunto, succeduto a seconda del significato che appunto del contesto della frase, ok? E poi chiudiamo in bellezza con il verbo cedere. Cedere, che anche lui ha due forme di participio passato, ha la forma forte incesso e la forma debole inceduto. Però qui, a differenza dei verbi che abbiamo appena visto, ha mantenuto la forma debole del participio passato, ceduto, ha preso più popolarità, molta più popolarità rispetto alla forma forte di cesso, e infatti questa forma forte in cesso non è pressoché più utilizzata e la si sente solamente a livello molto molto arcaico, quindi è praticamente caduta in disuso e sentirete nel linguaggio di tutti i giorni solamente la forma debole in il participio passato in ceduto. La forma forte però, cesso, è rimasta come sostantivo, la si sente utilizzare come sostantivo. E in questo caso è semplicemente un sinonimo del gabinetto, quindi gabinetto o water o WC, e si può dire anche cesso, ok? Ed è piuttosto anche colloquiale come espressione quando si dice cesso, quindi è rimasta come sostantivo, quindi non si utilizza come participio passato in realtà, e lo vedrete nel linguaggio di tutti i giorni proprio come sinonimo di gabinetto. E quindi questo è tutto per la lezione di oggi. Spero che vi sia piaciuta e spero che la differenza tra questi participi adesso sia chiara, e anche la differenza anche di utilizzo e di popolarità tra questi participi. Fatemi sapere nei commenti come l'avete trovata, e se il video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!